Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una bellissima torcia della Sofirn, la ST10, molto piccola e compatta, sta nel palmo di una mano. Già abbiamo provato altre torce di queste dimensioni, mi era piaciuta molto, è un altro brand, adesso me ne ha mandata una la Sofirn che devo dire che mi è piaciuta moltissimo. Adesso faremo un breve unboxing di ciò che arriva in confezione e poi ovviamente vi spiegherò, vi darò qualche dettaglio sulla funzionalità della torcia e faremo un test sul campo ovviamente, e poi torneremo qui per le conclusioni finali. Bene ragazzi, però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video e niente, ci vediamo dopo la sigla con l'unboxing. A dopo. Bene amici, ed eccoci qui con la nostra torcia della Sofirn, la ST10. Vediamo cosa riporta la confezione. Qui ci dice che abbiamo un'intensità luminosa di 1000 lumen, una distanza di 144 metri, è munita di luce rossa e pesa solo 49 grammi. Questo poi lo andiamo a verificare nel dettaglio con la nostra bilancia. Qui ci dice un po' le specifiche che poi come al solito vi metto a schermo. Qui ci dice che IPX6 permeabile e resiste dal grado da 1 metro e come vi dicevo alla luce rossa. Bene, andiamola ad aprire e vediamo cosa c'è in confezione. Andiamo a tirare la nostra linguetta. Come al solito questo cartoncino ci dice che tra la batteria e il contatto si interpone un cartoncino, questo per far sì che non si rovini la batteria durante il trasporto. Bene, questo è il cartoncino. Qui abbiamo il nostro manuale d'uso con la lingua italiana. Qui abbiamo 2 o-ring di ricambio, eccoli qui. Poi abbiamo il solito cavetto Type-C, Type-C per la ricarica. E qui abbiamo in pratica l'accetto che possiamo mettere o non mettere in base alle nostre esigenze. Poi andiamo a tirare fuori la nostra torcia, che come vedete è veramente minuscola. Ed ecco qui la nostra bellissima torcia della Sofirn. Qui vediamo scritto Sofirn e qui ST10. Qui ci dice, ci avvisa che può riscaldare la testa quando la mettiamo a intensità troppo alte. Quello che spicca subito agli occhi sono una bellissima clip. Qui abbiamo il foro dove poter andare a inserire eventualmente il nostro laccetto, i 2 pulsanti di accensione, uno per questa luce superiore e questo qui per la luce laterale. Abbiamo la luce rossa e la luce appunto bianca. Come vedete non c'è nessuna porta di ricarica, quindi come andiamo a ricaricare la nostra torcia? Andiamo a svitare. Qui c'è l'o-ring che vi dicevo nel caso in cui si dovesse rovinare. Avete questi 2 di ricambio. Andiamo a tirare fuori la batteria e come vedete anche qui è magnetico e qui abbiamo il solito cartoncino che vi dicevo che ci segnalava qui. Bene, tiriamo fuori la nostra batteria, ve la faccio vedere più nel dettaglio e qui come vedete abbiamo la nostra entrata Type-C, quindi bisogna andare a sfilare la batteria, collegarla con la Type-C e andarla a ricaricare. Si dovrebbe ricaricare molto velocemente perché ha solo 900 mAh, quindi è molto leggera anche come batteria. È una 14500 a 3,7 volt. Bene, restate con me che vado a prendere la bilancia e così la andiamo a pesare. Quindi ragazzi, abbiamo qui la nostra bilancia, andiamola ad accendere e andiamo a pesare la torcia senza la batteria e abbiamo un peso di 49 grammi come immaginavo, quindi i 49 grammi che sono indicati qui sono relativi alla torcia senza la batteria. Insieme alla batteria arriviamo a 71 grammi, comunque sempre molto molto leggera. Quindi andiamo a reinserire la nostra batteria.
Beh ragazzi, una cosa che mi ero dimenticato di dirvi della nostra torcia è riguardo la sua batteria. Infatti, come vi dicevo, questo ha una batteria 14500 da 900 mAh, che è uguale a una normalissima batteria da 1,5 V di tipo AA. L'unica cosa è che quando con la sua batteria originale andiamo ad accendere, si accende il LED, che in questo caso è verde perché la batteria è carica. Se fosse scarica sarebbe, o si sta scaricando, sarebbe rosso. Mentre con una normale batteria AA questo non avviene, cioè non si accende il LED che indica la carica della batteria. Andiamola a provare. Quindi togliamo la sua batteria e andiamo a infilare questa qui, che è una ricaricabile normalissima AA. Quindi la andiamo ad accendere, vedete che funziona, però non si accende il LED che ci notifica lo stato della batteria. L'unica differenza è questo, però credo che sia davvero un plus quello di avere delle batterie che sono compatibili comunque con le AA, che è grandissima cosa in caso di dimenticanza, che ci portiamo la torcia che ha la batteria scarica, non abbiamo la possibilità di ricaricarla, ma abbiamo delle batterie AA, possiamo utilizzarle e poter andare avanti con la nostra torcia. Bene, diamo un'occhiata rapida alla nostra torcia. Come dicevo, qui abbiamo una comodissima clip munita di questa zigrinatura in modo che non ci vada a scivolare quando la azioniamo. Qui troviamo anche una gomma zigrinata per avere maggiore grip. Anche qui abbiamo queste zigrinature nell'alluminio. L'alluminio è 6061 di tipo aeronautico, quindi resistente alla corrosione e anche alle cadute. Qui abbiamo i due pulsanti di accensione, come vi dicevo, luce rossa, luce bianca e luce bianca qui qua sopra. Sia questa parte che questa parte sono magnetiche, ecco qui, sia così che così, quindi se volete attaccare alla carrozzeria dell'auto non ci sono problemi, e tutte le superfici metalliche in generale, metalliche e ferrose. Va bene ragazzi, credo di avervi detto un po' tutto. Qui vediamo la scritta Sofirn e qui la sigla ST10. Bene, non ci resta che andare a vedere un po' le funzioni di questa torcia, più nello specifico. Andiamole a vedere insieme. Beh ragazzi, ma adesso andiamo a vedere un po' come funziona la nostra torcia. Come vi dicevo, questa qui è la luce rossa, questa è una luce bianca e questa è una luce bianca. I due pulsanti, come vedete, ci indicano questa qui per questa luce qui e questa qui per la luce superiore. Bene, iniziamo con questa qui. Premiamo e lei si accende. Il LED, vedete, è verde, vuol dire che carica, resta acceso per circa 5 secondi, dopodiché si va a spegnere. Quindi, come vi dicevo, questa è la luce bassa, teniamo premuto e va luce media e la luce alta. Adesso a questo punto, se vogliamo una luce ancora più forte, cioè raggiungere 1000 lumini, doppio clic ed ecco qui che abbiamo la turbo. Ripremiamo e torniamo alla alta, ripremiamo e si spegne. Da qualsiasi punto noi la accendiamo, adesso andiamo, ecco, ritorniamo alla bassa, dalla bassa doppio clic e le va direttamente alla turbo. Clic e ritorna alla bassa, clic e spegniamo. Quando la riaccendiamo si riaccenderà nell'ultima modalità, in questo caso era bassa, la riaccendiamo ed è di nuovo bassa. Se andiamo per esempio alla media, la andiamo a spegnere, se la andiamo a riaccendere si riaccenderà nella media. Poi andiamo a vedere questa luce frontale, teniamo premuto e si accende la nostra luce. Stessa cosa, la bassa, media, alta, doppio clic e questa è la turbo. Stessa cosa di questa torcia qui. Per invece andare a accendere la luce rossa teniamo premuto e lei si accenderà, ecco, un clic e aumenta di intensità, un altro clic aumenta di nuovo di intensità e così ritorna alla bassa. Quindi ha 3 intensità, diciamo bassa, media, alta. Doppio clic e va in funzione lampeggiante. Clic, ritorna così, teniamo premuto e la andiamo a spegnere. Quindi il funzionamento è davvero molto semplice.
Adesso direi di mettere a schermo le specifiche della nostra torcia. Qui abbiamo il nostro manuale di istruzioni, manuale d'uso, prendiamo la lingua italiana e qui abbiamo la tabella sia della luce principale, cioè di questa qui, la luce laterale e la luce rossa, con le varie durate, le varie intensità luminose. Bene, adesso io questi ve li metto a schermo, così ci viene meglio per poterli leggere e niente, e iniziamo. Quindi abbiamo la luce principale, abbiamo modalità luna 1 lumen per 150 ore, modalità bassa 10 lumen 35 ore, modalità media 100 lumen 4,5 ore, la modalità alta 330 lumen per un'ora e mezza e poi abbiamo la turbo che arriva fino a 1000 lumen per un'ora e 20 minuti. Questa per quanto riguarda la luce principale. Adesso andiamo alla laterale. Quella laterale perde la modalità luna, ma abbiamo modalità bassa 7 lumen 45 ore, modalità media 75 lumen 4 ore, modalità alta 300 lumen 1 ora e mezza e la turbo non è 1000 ma qui è 500 lumen per 1 ora e 20. E poi abbiamo la luce rossa che abbiamo anche qui, come avete visto, si può dimmerare. E ha 3 modalità, bassa, media e alta. La bassa è 3 lumen per 27 ore, la media è 45 lumen per 1 ora e 15 minuti, la alta sono 100 lumen per la durata di un'ora. Bene ragazzi, abbiamo visto un po' quindi le funzionalità della nostra torcia. Adesso non ci resta che andare a fare qualche test e vedere come si comporta in esterna. Andiamo! Quindi ragazzi, abbiamo posizionato la nostra lampada qui sulla carrozzeria, che tanto è, come vi dicevo, magnetica, e così illuminiamo la porta e possiamo aprire. Andiamo a recuperare la nostra lampada, eccola qui, facciamoci luce ed entriamo. Ed eccoci qui, siamo andati nella campagna al buio totale. Guardate che bella luce che fa. Adesso però spengo perché partiamo dall'inizio. Questa è la luce comunque laterale. Bene ragazzi, siamo adesso al buio completo. Andiamo ad accendere la luce principale. Si è accesa nell'ultima modalità che adesso non ricordo qual è, quindi adesso teniamo premuto. Ecco qua, questa è la luce bassa. Teniamo premuto luce media, teniamo premuto luce alta. Adesso facciamo doppio clic e andiamo alla turbo. Guardate che bel fascio di luce che fa la turbo. Andiamo alla bassa, ecco qua, e spegniamo. Adesso andiamo ad accendere quella che è la luce laterale. Eccola qua. Bene, siamo con la luce bassa. Teniamo premuto luce media, teniamo premuto luce alta, doppio clic, turbo. Anche questa è meno della luce principale, se non sbaglio sono 500 lumen la turbo, mentre la turbo della luce superiore, quella principale, sono 1000. Ok. Torniamo, spegniamo, adesso clic prolungato e accendiamo la luce rossa. Eccola qua. Si è accesa nell'ultima modalità che adesso non ricordo qual è. Eccola qui, questa è la luce bassa, media e alta. Doppio clic e dovrebbe entrare quella lampeggiante. Esatto, lampeggiante di segnalazione, diciamo, ecco. Ok, ripremiamo e siamo di nuovo con la luce fissa rossa. Bene ragazzi, che dire, la lampada si comporta bene. Possiamo, come vi avevo detto, anche attaccarla magneticamente, sia così
verso il basso sia così lateralmente. Questa ovviamente in tutte le modalità. Ecco qua, possiamo accenderla e metterla attaccata, vedete, a una superficie metallica che fa una luce fissa. Va bene ragazzi, adesso facciamo luce verso la macchina, torniamo a casa e tiriamo le conclusioni finali su questa torcia della Sofirn, la ST10. Andiamo. Bene ragazzi, e come al solito eccoci qui con le conclusioni finali. Che dire, questa torcia mi è piaciuta tantissimo, è veramente un ottimo compromesso fra prestazioni e dimensioni. Ringrazio la Sofirn per avermi dato la possibilità di testarla. Giù in descrizione vi lascerò tutti i link se avete intenzione di dare un'occhiata o se avete intenzione di acquistarla. Beh ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. Presto arriveranno altri video con altri prodotti, ci arriverà un nuovo brand sul canale. Rimanete sintonizzati perché presto arriveranno delle novità. Beh ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga! I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a